Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante, un po' l'opposto di quello che abbiamo appena visto questi giorni, quindi l'altro giorno abbiamo fatto un video su come andare al massimo, quindi come essere super veloci, super efficaci con la nostra squadra, soprattutto per quanto riguarda la manovra offensiva chiaramente, ma considerando anche la fase ovviamente difensiva della nostra squadra, perché questo gioco ormai punta molto su questa dinamica. Però oggi faremo un video che, come ho già detto, è un pochino l'opposto, cioè invece come non andare lenti, però come controllare la palla, ecco, usando anche uno stile di gioco che può essere il contropiede veloce, perché comunque anche col contropiede, o comunque per chi gioca col contrattacco, ragazzi, può essere sfruttato un minimo il possesso, cioè ci sono delle fasi del gioco in cui sappiamo tutti bisogna un pochino controllare la situazione. Adesso andremo a vedere più nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica dalla quale appunto possiamo acquistare quindi tutti i prodotti videoludici. Sono aperti anche sempre gli abbonamenti, e ve lo ricordo perché è un modo per supportarmi. Nei primi due che vi ho detto, Amazon e Gamivo, ragazzi, trovate il link che appunto vedete, trovate il link, scusatemi, in descrizione, e i prodotti non li pagherete un centesimo di più, è semplicemente un modo per supportarmi, mentre con gli abbonamenti c'è un piccolo costo veramente irrisorio, parliamo di pochissimi euro, ed è un modo, ragazzi, ripeto, per essere ancora più efficaci nel supporto, oltre che chiaramente sblocchereste anche per voi dei contenuti in esclusiva dedicatissimi per i soli abbonati. Andiamo subito ragazzi a vedere la nostra squadra e a capire di che cosa stiamo parlando. Eccoci qui ragazzi, io utilizzo sempre il nostro 4-3-3 perché è un modulo, come già detto anche nel video, diciamo prima di questo, è il modulo secondo me che meglio si presta per essere analizzato con un po' tutti gli stili di gioco, essere analizzato quindi sotto diversi punti di vista, sia in fase difensiva che in fase offensiva, perché offre tante soluzioni, tante opportunità, sia che lo mettiamo così in maniera classica come questo, ma messo anche in maniere diverse come ad esempio in verticale, oppure con le punte strette, con un esterno e due punte, insomma ci sono mille varianti, con la difesa tutta giù, con i 13 e un terzino. Insomma ragazzi, è un modulo che appunto si può prestare bene a tante varianti che magari con la quale poi alla fine della fiera ci troviamo meglio. Parto appunto dicendo questo: se noi vogliamo utilizzare un contropiede veloce, ma fare un pochino più di possesso, perché come già detto prima, non sempre dobbiamo correre, andare avanti, essere pungere. Certo, è bello giocare così, però ci sono dei momenti della partita in cui questo lo fa anche l'avversario. Ovviamente non stiamo giocando da soli. Quindi ragazzi, in quel caso la soluzione qual è? Quella di cercare di tenere un pochino palla. Perché? Perché se noi riusciamo a tenere palla e ad addormentare, così come si dice in termini calcistici, l'azione avversaria, o comunque addormentare la partita, ovviamente ragazzi potrebbero essere poi dei minuti in più che passano in nostro favore e ci portiamo magari a casa pure un risultato positivo. O magari dobbiamo appunto, ci va bene il pareggio perché stiamo giocando contro il top 5 al mondo, abbiamo paura di, tra virgolette, magari sbilanciarci troppo perché abbiamo paura di una sua contromossa. In quel caso è giusto ragazzi cercare di controllare un pochino palla. Come si può fare? Certo, col contropiede ragazzi bisogna essere un pochino pratici nel senso di gioco. È ovvio che un possesso palla favorisce molto meglio, perché con il contropiede, come ben sappiamo tutti, e per chi se lo fosse perso invito sempre a rivedere i video in cui parlo degli stili di gioco di squadra, ma il contropiede è uno stile appunto nella quale tutti tendono ad andare verso in avanti. Perché? Perché devono appunto andare in contropiede, devono andare a offendere, mentre con il possesso palla ragazzi, col fatto che i giocatori rimangono più in posizione, questo punto di vista è un pochino più semplice. Però
C'è un però, è vero che il possesso palla rimangono più, diciamo, in posizione, però dipende anche che stili di gioco noi utilizziamo, ragazzi, perché se noi utilizziamo uno stile di gioco, comunque, ad esempio, anziché mettere un attaccante opportunista, metto un attaccante che ha come carta attaccante di rientro, o per dire comunque do magari una carta anche ancoraggio, quindi gli dico evita di spaziare molto nel suo proprio attacco e rimani più qua, o metto degli esterni, magari degli gesti creativi anziché delle ale prolifiche, dei tagli al centro, è ovvio che comunque, ragazzi, anche se uso il contropiede, quelle carte in campo si faranno sentire, perché un conto, ripeto, è mettere un opportunista, un conto è magari mettergli un attaccante di rientro, ecco, un fulcro di gioco. Adesso che ho visto qui Scamacca, no? Questa carta veramente interessante, la trovai un po' di tempo fa, è molto simpatica, ragazzi, e ovviamente il modo di giocare cambia, ma anche, supponiamo, anche giocando tutto in avanti, tutto veloci, tutto iper offensivi, va bene, ma già avete mai notato come cambia se io metto Mbappé o come cambia se io metto Scamacca? Ma non per qualità tecniche di giocatore, che ovviamente Mbappé è superiore, però, ragazzi, cambia dal punto di vista che hanno due carte completamente differenti, cioè uno è un opportunista, un velocista, un contropiedista, l'altro invece è più un giocatore, ragazzi, di appunto posizione, un giocatore più da ricevere palla, proteggo, sono alto 1,95, aspetto il cross perché così vado a fare gol di testa, di conseguenza quindi questo potrebbe essere un motivo di palleggio. Io stesso, ragazzi, quando durante la partita magari voglio palleggiare un pochino di più, magari faccio questo tipo di sostituzione, perché non mi serve a quel punto più puntare troppo alla profondità, troppo quindi all'area di rigore avversaria, magari mi serve un pochino più gestire, magari allargare sulle fasce, tentarmi un cross, e di conseguenza, ragazzi, questo può essere molto molto interessante. Che cosa favorisce, ragazzi? Quali moduli favoriscono chiaramente un contropiede, ecco, ma con possesso incluso? Beh, sicuramente il 4-3-3 è un ottimo modulo, come anche il 4-4-2, o addirittura, ragazzi, i moduli, se vi piacciono, con la difesa a 5. Diciamo che quelli con la difesa a 5 sono un pochino più particolari da utilizzare, perché a meno che poi non facciamo una cosa troppo sbilanciata, cioè della serie che usiamo un mediano e magari 4 punte, o comunque 2 seconde punte e 2 punte, però, ragazzi, comunque ricordiamoci che la squadra funziona bene, gira bene, e riusciamo quindi a fare anche un bel gioco, un bel possesso, quando comunque tutto è bilanciato, cioè una squadra che sia completamente sbilanciata. Mi capita a volte anche online di vedere 3-1-5, cioè, ragazzi, sono squadre che magari, per carità, è vero, fai tanti gol perché chiaramente siete in 20 in attacco, però è ovvio che, ragazzi, come ne fai tanti ne prendi anche tanti, perché poi se non sei bravissimo, soprattutto in fase difensiva, è vero che a volte la miglior difesa è l'attacco, ok, però, ragazzi, bisogna essere poi anche pratici, fase difensiva, a colmare quelle 5 persone, 6 persone che hai messo in attacco, perché quelli è vero attaccano, ma poi chi difende? Quindi, ragazzi, usare un modulo con difesa 5 potrebbe essere interessante, magari, ecco, una situazione del genere, ad esempio, magari spostare semplicemente Douglas Costa e Neymar, ad esempio, a esterni alti, ci può stare, giocare con un mediano, un CC, ci può stare, ecco, una cosa del genere, ragazzi, è comunque fattibile e ci permette di fare un bel gioco, ci permette comunque di giocare con linearità, anche se siamo, ecco, col contropiede, quindi ci permette sia di andare veloci in avanti ma anche di palleggiare. E io, ragazzi, appunto per questo vi dico, ho studiato per voi un modulo molto 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 particolare e super efficace, che appunto racchiude un po' il messaggio che è stato che è di questa settimana, quindi della velocità ma anche del possesso. E quindi, ragazzi, dicevo, il modulo con difesa 5 può andare bene, anche se, ripeto, io preferisco un modulo con difesa 4, che sia un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-3-2-1, modulo molto molto interessante, il rombetto classico
fortissimo. Questo modulo, ragazzi, questo modulo è pazzesco, questo modulo veramente vi fa sia palleggiare che andare in profondità, soprattutto secondo che carte e stili di gioco mettete. Cioè, ad esempio, io in un modulo del genere metterei un trequartista, giocatore chiave, o magari, se voglio, ecco, palleggiare un po' di più, regista creativo, due esterni, due alle prolifiche ad esempio che spingono, o addirittura metterci, per dire, un Mbappé che può fare anche l'esterno. Comunque, ragazzi, sulle fasce due velocisti, ovviamente non metterei De Paul, che non è poi così tanto veloce. Ragazzi, è un modulo completissimo, cioè, perché tu hai 4 difensori, 2 mediani, un trequartista di qualità, comunque lì ci metterei con un Neymar, un Digno, uno Snyder, un giocatore insomma con queste qualità tecniche, e 2 ragazzi che sulle fasce vanno avanti e indietro. Davanti, a quel punto, possiamo anche puntare a metterci, oltre che un opportunista, e chiaramente è un'ottima soluzione, anche un fulcro di gioco, come abbiamo visto prima. Perché comunque è giusto, se lui riceve palla, essendo magari un po' isolato, scarica sul trequartista che manda in profondità gli esterni che si inseriscono. Ragazzi, questo modulo è molto molto divertente, se lo sapete usare è una figata. O se no, ragazzi, c'è il nostro 4-3-3 classico, che rimane, ripeto, secondo me sempre uno dei top moduli di sempre. Poi, ragazzi, c'è da considerare, come ho detto anche nello scorso video, questo diciamo non cambia, l'overall con le posizioni. Cioè, se io metto un tra le linee mediano, ok, devo considerare che abbia quindi quel tipo di carta. Non ci posso mettere, anche se è tra le linee, però magari un trequartista a fare mediano, perché magari sì, lo potrà pure fare, ma perde notevolmente di overall. Di conseguenza la carta giocherà in maniera più scadente, non avrà le massime prestazioni, e di conseguenza, ragazzi, la squadra non girerà come invece si potrebbe fare in altre circostanze. Altro consiglio, ragazzi: quando vado a maxare le carte, se diciamo voglio palleggiare un pochino di più e concentrarmi magari meno sulla profondità, sulla velocità, posso chiaramente sottrarre qualche cosa da velocità e accelerazione, magari darlo di più su dribbling e possesso stretto. Ma infatti io per questo vi dico, quando strutturate le vostre squadre, dateli sempre anche una doppia faccia, cioè non portiamoci solo esclusivamente velocisti, gente che punta, perché se per caso poi durante la partita ci viene in mente di cambiare qualcosa, o è arrivato magari il momento di cambiare qualcosa, abbiamo, per dire, che ne so, togliamo un Douglas Costa iper veloce, iper tutto, e ci mettiamo magari un giocatore che ha, anziché 90-95 di velocità, magari c'ha 80-82, 85 per dire, però che comunque ci palleggia bene, ci fa magari un altro tipo di gioco, ecco, ed è importante, quindi entra qui benissimo nel discorso la tattica secondaria da dare quindi alla nostra, sì, avevo fatto giusto, alla nostra squadra. Quindi se vogliamo essere più magari anche un pochino più coperti, o viceversa, se vogliamo offendere ancora di più, quello dobbiamo valutarlo un pochino noi. Però, ragazzi, insomma, dobbiamo avere, ecco, il messaggio qual è? Quello di avere più soluzioni. Cioè, io stesso vi faccio, no, l'esempio, ad esempio qui a centrocampo io, va bene, mi sono portato un po' tutti gli stessi giocatori, però qualora ad esempio a centrocampo magari, ecco, volessi un palleggio maggiore, o come vi ho detto prima, questo Pedri comunque può fare eventualmente anche l'esterno, volessi quindi un appoggio, no, più che uno che invece va dritto, questo Pedri lo posso utilizzare sia da CC, quindi magari tolgo, per dire, un De Paul, oppure tolgo Neymar o tolgo Douglas Costa e metto lui. Comunque, ragazzi, può essere una buona soluzione. Questa, ragazzi, è la mia squadra, dove faccio tutte le spiegazioni, perché comunque ripeto, è un modulo ed è ho delle carte, diciamo, in questo team che si prestano bene un po' con tutti, diciamo, gli schemi, o con tutte comunque le idee che poi vi voglio insomma andare a spiegare quel giorno. Quindi, diciamo, tralasciamo un pochino magari la velocità e concentriamoci più sul dribbling. Altra questione: se troviamo, ragazzi, un giocatore con i booster, in questo caso cosa possiamo fare? Come un po' ho fatto io, possiamo dargli
Tecnica che se non mi ricordo male ce l'aveva già, e poi il booster 2 invece ragazzi istinto d'attaccante, quindi abbiamo completato, come potete vedere, entrambe le facce, no? Tecnica e istinto d'attaccante, perché in uno controlliamo la palla, nell'altro invece attacchiamo e andiamo in profondità. Altra cosa da non sottovalutare per fare tutto ciò e perché i giocatori rendano sempre al meglio è scegliere l'allenatore giusto, ragazzi. Quindi un allenatore che abbia magari contropiede o contrattacco, come preferite voi, magari come secondo stile possesso palla, qualora vogliate giocare comunque con il possesso, perché in quel caso switchate da uno stile all'altro, magari nella tattica secondaria, ecco, mettete un altro modulo o lasciate anche lo stesso, non è un problema, però switchate a possesso palla, ragazzi, e la squadra, perdonatemi, la squadra chiaramente gira veramente da una parte all'altra completamente della facciata, perché diventa un altro modo chiaramente di giocare. Bisogna stare attenti poi a che cos'altro anche, questo è un altro consiglio fondamentale, alle istruzioni, ragazzi, perché se io voglio giocare di contropiede, sì, ma comunque palleggiando un pochino, e do l'offensivo ai miei due centrocampisti, oppure che ne so, l'offensivo ai miei due terzini, perché comunque voglio che spingano, ragazzi, sì, magari riuscirò a fare un minimo di palleggio, però è ovvio che avrò una squadra che comunque si proietterà ancora di più, quindi in quel caso darei proprio come ho fatto io quelle, diciamo, basilari, cioè il difensivo magari al nostro mediano in modo tale che stia lì a proprio a fare da filtro, e il contropiede della punta, perché comunque dobbiamo avere sempre un riferimento lì davanti che, come già detto prima, potrebbe in quel caso anche diventare un fulcro di gioco. Quindi la cosa da fare in questo caso qual è? Non giocare completamente in verticale, quindi dritto per dritto, passaggio portiere, mediano, punta, ma cercare qualche volta, almeno quando vogliamo, ripeto, controllare la situazione anche con il contropiede veloce, perché è fattibile, ragazzi. Lasciate perdere i pro player che sanno fare tutto, però anche da giocatori non pro player, da giocatori buoni, giocatori che magari militano sempre in divisione 1, lo vedo fare, ragazzi, un sacco di volte, perché vincono, non dico farmelina, attenzione, però si mettono comunque a gestire un pochino meglio la palla, mentre prima magari cercavano molto di più la verticalizzazione verso la punta, verso l'esterno, ti accorgi che ci arrivano ma in maniera più manovrata, perché quella manovra comunque fa sì che loro intanto tengano loro la palla, non sbagliano i passaggi e riescono comunque a farti male all'occorrenza. Quindi non giochiamo in verticale, ma a quel punto della partita iniziamo a palleggiare un po' più in orizzontale. Chiaramente il possesso palla come stile di gioco questo lo favorisce, ma col contropiede possiamo attivare le cose che ho spiegato poco fa, istruzioni, stili di gioco e quant'altro, per ecco, e anche stili di gioco, carte chiaramente, per avere un po' comunque questo tipo di riuscita simile possesso palla, perché capisco chi di voi col possesso palla non si trova, di conseguenza ha bisogno comunque di giocare con il contropiede veloce come me, perché anch'io col possesso palla, vi dico la sincera verità, non mi fa impazzire, e nonostante sia molto efficace, però non riesco, insomma, per il mio modo di giocare non è forse propriamente adatto, però con queste piccole soluzioni ho notato che funzionano e che comunque riesci a palleggiare sicuramente un pochino di più che mettere altre carte in campo. Poi chiaramente, ragazzi, l'ultimo consiglio che voglio darvi, ma è il più importante come sempre, è quello, ragazzi, divertiamoci. Cioè, dopo che abbiamo studiato il nostro bel modulo, le nostre belle carte per poter fare magari un contropiede da possesso, perché alla fine della fiera è questo quello che un po' in questo video siamo andati a ricercare, quindi un po' più di lentezza magari nel gioco, quindi non subito verticalizzazioni, velocità, palla come era nell'altro video, ma magari un pochino più di palleggio che non guasta, insomma non fa mai male, anche perché delle volte è anche un pochino più divertente, no? Costruire dal basso, cercare un palleggio per poi andare magari col passaggio filtrante finale a smarcare la punta chiaramente o l'esterno.
Ma dopo, ragazzi, che abbiamo capito un pochino come fare questo tipo di gioco, divertiamoci, perché abbiamo trovato il modo di giocare, però poi alla fine della fiera, ragazzi, se non ci divertiamo, vedete bene che tutto ciò che abbiamo appena detto non ha senso, ma tutti i video non avrebbero senso, perché è un gioco. Come prima cosa chiaramente dobbiamo pensare a quello, quindi trovate il modo per, se volete chiaramente, se volete palleggiare o giocare veloci, secondo voi qual è la soluzione migliore, e soprattutto dopo che avete studiato un po' il tipo di squadra che avete in mente, divertiamoci. Ragazzi, questi erano, diciamo, era un po' il video un po' il video opposto a quello che abbiamo fatto l'altro giorno, come anticipato inizio video appunto, e per darvi diverse soluzioni, perché non tutti, capisco che ci piace giocare velocità, palla lunga e via. C'è gente che comunque gli piace giustamente palleggiare, gli piace costruire bene un'azione, gli piace, nonostante giochino col contropiede, fare un bel gioco e non giocare solo a cross o passaggi filtranti verso la punta senza un minimo di ragionamento dietro. Per fortuna questo gioco un minimo permette anche questo, nonostante poi vabbè ci siano altri problemi di script, lag e via dicendo, ma ripeto, non mi dilungo, però comunque ci offre anche questa possibilità. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio e ci vediamo prossimamente, perché c'è un video molto interessante sul modulo riassunto di questa settimana, quindi un modulo che vi permetterà di palleggiare e di essere ultra veloci, ragazzi, è una figata. Vi aspetto nei commenti, ragazzi. Un saluto dal vostro Luca Talan. Ciao!